Ciao a tutti ragazzi, buona domenica e bentornati al solito appuntamento con le news della settimana, il format del canale più amato da tutti coloro che avevano effettuato il preordine del Batmissile di Hot Toys, che purtroppo per un motivo di cui andremo a parlare fra pochissimo mi sa che non vedranno mai, ma sentiranno soltanto molto forte lì dove probabilmente non vorrebbero, o almeno non tutti. A parte gli scherzi, raga, mi dispiace tantissimo per coloro che avevano effettuato il preordine, perché appunto la prima cosa di cui andremo a parlare oggi in queste news è proprio questa, ovvero la cancellazione da parte di Hot Toys del Batmissile, del Movie Masterpiece 780, che era stato annunciato un po' di tempo fa. Per me sempre stata un'uscita molto marginale, un annuncio molto marginale, e da quello che dice Hot Toys, per motivi di mercato, quindi praticamente non l'hanno venduto, o almeno non abbastanza secondo loro, è stato cancellato. Hot Toys, scusate, che non è prima a delle iniziative del genere, l'avevamo già visto con l'Iron Man tratto da What If e con, se non mi sbaglio, il The Flash, il cugino Barry, oh mio Dio, non mi ricordo come si chiama, comunque una cosa del genere, e sempre per motivi di mercato. Quindi quando Hot Toys non arriva alle vendite magari che si prefissa, giustamente, non giustamente, cancella i preordini. Questa cosa non ha fatto, almeno per quello che ho sentito io, non ha fatto un grandissimo scalpore, anche perché appunto questo Batmissile se lo sono cagati veramente in pochissimi, però mi dispiace per tutti coloro che avevano effettuato il preordine e che magari ci tenevano, ragazzi, ma purtroppo è stato cancellato. Questa è stata la prima notizia di questa settimana. Andiamo avanti invece sempre sul fronte Hot Toys con un tease, cosa che a me non piace, già ne ho parlato in diverse occasioni. Adesso Hot Toys ha questa abitudine di fare queste foto, queste tease, questa sorta di trailer sotto forma di foto con il busto a 3/4 di Red Hulk. Niente di inaspettato, ovviamente già si sapeva che si sarebbe fatto vedere questo Red Hulk dopo il Falcon, dopo Captain America, scusate, che è stato annunciato un paio di settimane, 2 o 3 settimane fa. Ovviamente non sarebbe potuto mancare Red Hulk, e qui lo vediamo in metà del suo splendore, ovvero il fisicaccio di Red Hulk, che ad un primo sguardo mi sembrava, ma mi sono sbagliato, mi sembrava lo stesso body dell'Hulk tratto da The Avenger, quello che ho in collezione, del lontano 2012 o 2013 se non ricordo male. Invece il corpo è completamente ridisegnato, la muscolatura è molto più definita, questa di questo Red Hulk, che comunque anche nel film è più definita rispetto a quella dell'Hulk verde, l'Hulk classico, diciamo, l'Hulk di Avenger. E soprattutto la cosa che ha fatto discutere un po', almeno in quella che è la mia cerchia di iscritti, è l'articolazione a vista, che io non mi sento di criticare, perché ancora secondo me i tempi non sono abbastanza maturi per realizzare un body del genere in silicone medico, quindi in un materiale che possa rendere possibile l'articolazione seamless, soprattutto della spalla. La troviamo infatti seamless sui gomiti, probabilmente anche sulle ginocchia, che qui non possiamo vedere, ma per quanto riguarda la spalla, per permetterne il movimento dovrebbe essere realizzato in un altro materiale. Quindi per il momento secondo me ancora i tempi non sono abbastanza maturi. Abbiamo visto la stessa cosa per esempio in altre figure come il Rambo della Tri-Zero, come il Venom stesso di Hot Toys, quello gigantesco. Insomma, ancora per quanto riguarda le spalle secondo me non ci siamo. Anzi, fatemi sapere voi che cosa ne pensate, magari qui sotto nei commenti, perché è un argomento molto interessante. Comunque ne parleremo ovviamente maggiormente quando verrà ufficialmente rilasciato l'annuncio di questo Red Hulk. Poi, con una piccola parentesi sul panorama invece 1-12, in particolare Tamashii Nations ed SH Figuarts, con un altro tease. Anche in questo caso non è un annuncio ufficiale, non ancora, altre informazioni verranno rivelate a breve, quindi penso nei prossimi giorni. Ovviamente Goku Super Saiyan 4 piccolo tratto da Dragon Ball Daima.
Sembra carina, a me questa trasformazione di Goku piccolino non è piaciuta particolarmente per via di alcuni elementi del body, degli avambracci, soprattutto delle mani forse troppo grandi, troppo scimmiesche, anche se il look del Super Saiyan 4 si rifà a quello comunque di una scimmia. Però insomma, gusti sono gusti, a me non ha fatto impazzire, sono in attesa di altre trasformazioni sempre prese da Dragon Ball Daima, di cui ancora se non avete visto gli ultimi episodi non voglio parlare, quindi ne parleremo sicuramente in futuro e spero che arriveranno, ma sono sicuro che lo faranno. Poi invece andiamo avanti ancora con un altro annuncio, tornando sulle 1-6 e soprattutto su Hot Toys, l'annuncio invece che tanti stavano aspettando, questo T800 normal version, la 2.0 insomma. Abbiamo già visto il Battle Damage, già visto e rivisto diversi mesi fa, e quando fu annunciato al Wonder Festival, fu mostrato al Wonder Festival, è stato fatto vedere un sacco di volte questo T800 e finalmente adesso è arrivato l'annuncio ufficiale, scusate ragazzi, molto stanco. Quindi è arrivato l'annuncio ufficiale, eccolo qui il T800 in tutto il suo splendore, o meno, adesso ne parleremo, e finalmente quindi potrete non fare sogni tranquilli pensando a che cosa fare, se comprare tutti e due Battle Damage se l'avete già preordinato e questo normale, oppure soltanto questo, oppure soltanto il Battle Damage. Questo è il mio grandissimo dilemma e penso non sia quello di tutti. L'unica cosa che a me non è piaciuta particolarmente, a parte che i vestiti dovrebbero essere in pelle, ma dopo andiamo a leggere bene i dettagli perché io sono in blind, a parte qualche immagine vista così, sono gli occhiali. Gli occhiali che appena li ho visti, io non ho una memoria ferrea per gli elementi, i dettagli dei film, non sempre almeno, ma in questo caso il primo dettaglio che mi è saltato all'occhio sono proprio gli occhiali, che hanno secondo me una forma differente rispetto a quelli del film, che erano un po' più allungati e un po' più stretti. In questo caso hanno una sorta di forma un pochino a goccia, non so come definirli, non sono un esperto del settore, però insomma. E poi le varie fossette, diciamo, sulla fronte che in alcune circostanze si vedono, in altre forse qui sono un po' troppo marcate, però sono piccoli dettagli poi che andremo a vedere quando avremo la doll per le mani. Non so se ce l'avrò questa ragazzi perché ho già preordinato la Battle Damage, quindi anzi fatemi sapere che cosa dovrei fare secondo voi, anche se so quello che direte, comprale tutte e due. Qualche altro dettaglio, qui abbiamo anche lo scalpo che va a rivelare il chip del T800, genuine leather, quindi qui ce lo scrivono bello grosso con la scrittina rossa per farcelo vedere. Avete visto, finalmente abbiamo tolto il pleather, sì, peccato che poi in tutte le altre doll fate un po' il cavolo che volete e quindi ci mettete sempre questo pleather, però andiamo a leggere qualcosina. Movie Masterpiece 795 del T800 2.0 ovviamente, 32 cm di altezza, 30 punti di snodo e data di uscita terzo-quarto trimestre del 2025. Ultimamente ci sono queste date di uscita, ragazzi, che mi stanno sorprendendo, perché anche per Captain America avevamo visto che sarebbe uscito nel giro di pochissimi mesi e non capisco se sta velocizzando la produzione in generale Hot Toys per quanto riguarda i suoi prodotti, oppure se è solo di determinati prodotti. Questo staremo a vedere. Resta il fatto che noi non credo che lo vedremo prima del 2026, almeno sul mercato italiano. Un rapido sguardo anche agli accessori, tutto l'armamentario e tra l'altro anche il mitragliatore, di cui adesso mi sfugge la Gatling, e ovviamente lo shotgun, e le rose fantastiche, il braccio, eccetera eccetera. Insomma, tanti gli accessori, tanta la bellezza di questo T800, quindi ragazzi, se non avete le altre versioni, se non avete nemmeno la versione precedente, che se non mi sbaglio è la DX10, correggetemi se mi sbaglio,
dovete assolutamente recuperare questo T800 e potete farlo ovviamente su ilcolossodinerd.com, che come sapete è il mio negozio di fiducia, che mi sento sempre di consigliarvi per qualsiasi acquisto di action figures in generale e non solo. C'è davvero tantissimo materiale nerd che può soddisfare tutte le nostre passioni, come ad esempio la nostra passione magari per le tartarughe ninja o per il vintage in questo caso, è un ritorno al passato con le tartarughe della ninja NECA nella loro versione samurai. Ci sono ovviamente entrambe le coppie ad 80 euro l'una, quindi con 160 euro, raga, come il solito prezzo NECA per le tartarughe, come quelle degli anni 90 che ho, eccetera, più o meno sempre 40 euro a pezzo, e vi togliete questo sfizio. Io sono ancora molto indeciso su quello che fare, ce l'avevo da piccolo ma devo assolutamente recuperarle. 319 euro è il prezzo del T800 2.0 che abbiamo appena visto, ragazzi, quindi non ve lo devo dire per niente, sapete quel che dovete fare. E poi vi volevo segnalare questa meraviglia di Batman tratto da Arkham Knight, che è una meraviglia veramente, ragazzi. Se riesco vi faccio vedere qualche foto. 90 euro per un pezzo in scala 1:12 che è davvero esagerato, secondo me è ancora meglio del Revoltech Amazing Yamaguchi, che è già bellissimo, ma qui siamo secondo me a dei livelli ancora superiori. Questo è un pezzo veramente da avere se siete amanti dell'1:12, ma in particolar modo di Batman in tutte le sue forme, soprattutto in questa di Arkham Knight. Detto questo, ragazzi, io come al solito vi saluto, mi dispiace ancora per chi aveva preordinato il Batmissile, a parte tutti gli scherzi, le battute che faccio sempre, raga, mi dispiace perché quando a una persona, magari a me potrebbe non interessare niente, ma a qualcuno potrebbe invece piacere tanto un pezzo, e scoprire che è stato cancellato fa girare le palle, lo so, mi dispiace. Mi dispiace per voi, e fatemi sapere invece che cosa pensate di tutto il resto, del T800, di Red Hulk, di Dragon Ball Daima e di questi pezzi che abbiamo visto sul Colosso di Nerd, che sono favolosi. Detto questo, ragazzi, io vi saluto, vi auguro ancora una buona domenica, un buon inizio di settimana e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, a presto!